Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera P. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto e nella riga 1 vado a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalla riga 2 alla riga 12, quindi per 11 righe, faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e proseguo così. Nella riga 13 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e termino con 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nella riga 14 faccio una catenella, entro nel secondo punto e inizio con un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Una, entro nello stesso punto e 2 e termino con 15 maglie basse. Finché incontro le catenelle, entro al centro di ogni catenella e faccio la maglia bassa. Quando incontro i punti lavorati, entro nell'intero punto e proseguo. Nella riga 15 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 16 maglie basse e concludo con un aumento. Come al solito, mi raccomando, contate ogni punto, altrimenti è facile sbagliare.
Nella riga 16 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio facendo un aumento e concludo con 17 maglie basse. Nella riga 17 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 18 maglie basse e concludo con un aumento. Nella riga 18 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con un aumento e concludo con 19 maglie basse. Nella riga 19 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 20 maglie basse e concludo con un aumento. Nella riga 20 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e concludo con una riduzione. Entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel secondo punto, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Nella riga 21 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione e concludo con 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Ora per due righe, quindi nella riga 22 e nella riga 23, faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 6 maglie basse. Ora nella riga 24 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e concludo con un aumento. 1 e 2. Nella riga 25 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, 1 e 2 e termino con 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faccio una catenella di sicurezza, taglio e ora vado a fare la parte posteriore, questa. Quindi faccio un cappietto, entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e vado a fare la prima maglia bassa. Dalla riga 20 alla riga 25 faccio una catenella e ripeto 6 maglie basse, quindi per 6 righe. Terminate queste 6 righe, vado a fare una catenella di sicurezza, taglio e stringo. Ora vado ad unire questi due punti insieme. Quindi faccio un cappietto,
vado a contare qui 8 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi dico di contarli perché vedete rimane un po' scosceso e è facile dimenticarlo. Entro nel punto, prendo il cappietto e lo faccio passare. E ora devo andare a fare 8 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro all'interno del sesto punto e faccio una maglia bassissima. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. Diciamo che ora ho creato il ponte che unisce i due punti. Ora vado a concludere. Quindi faccio di nuovo un cappietto, entro all'interno del primo punto, il primo punto io sto partendo dalla parte dietro, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, inizio facendo la prima maglia bassa, nella riga 26 dovrò avere un totale di 20 maglie basse e una riduzione. Ricordatevi che dovete avere 6 punti lavorati, 8 e 8. Quindi contateli bene tutti: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la parte posteriore della P è completata. Ora vado a fare le 8 catenelle, quindi sette, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e una riduzione. E la parte più difficile è fatta, perché qui è facile sbagliare. Da adesso in poi potete andare avanti tranquillamente. Contateli sempre per sicurezza. Faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione e concludo con 19 maglie basse. Nella riga 28 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con 18 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 29 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione e concludo con 17 maglie basse. Nella riga 30 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 16 maglie basse.
e termino con una riduzione. Nella riga 31 faccio una catenella, inizio con una riduzione e concludo con 15 maglie basse. Faccio una catenella di sicurezza, taglio e stringo e la P è pronta. In corso d'opera ho avuto bisogno di una P viola, quindi mi sono sbrigata e ho fatto prima la P viola. Fatta la prima ne dovete fare una seconda. Io le vado a fissare insieme con dei marcatori. Inizio a chiuderla con un giro di maglie basse, quindi faccio un cappietto, ricordatevi sempre di iniziare dal centro, altrimenti poi avrete difficoltà ad imbottirla. Entro nel primo punto della prima lettera, esco nel primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa. Proseguo così facendo tutto il giro. Le codine mano a mano le andremo a nascondere all'interno dell'imbottitura. Terminato il giro faccio una maglia bassissima nel primo punto, una catenella di sicurezza, taglio e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Ora vado a fare la parte esterna. Quindi faccio un cappietto, entro in un punto qualunque della lettera, l'importante è che siano punti corrispondenti, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa. Proseguo così facendo tutto il giro. Ora vi dico cosa fare agli angoli. Quando incontro l'angolo che piega verso l'esterno vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2, 3 e proseguo, nascondo le codine all'interno del lavoro. Quando incontro gli angoli che piegano verso l'interno faccio semplicemente una maglia bassa e proseguo. Su questi 4 punti 1, 2, 3 e 4 vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi quando arrivo qui sulla parte che piega faccio 1, 2 e proseguo. Mano a mano continuo ad imbottire.
Terminato tutto il giro, faccio una maglia bassissima nel primo punto, una catenella di sicurezza, taglio, stringo e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!